Però il viaggio in Grab è stata una roba fotonica. Mi stavo cagando addosso, ma era bellissimo. Perché poi siamo liberi, andiamo a cazzeggio, andiamo a mercatini e ci divertiamo. E andiamo a spendere altri soldi. Soldi! Questo è un uomo saggio. E io sono un uomo sasso. Io c'ho mezza faccia di qua paralizzata, non capisco più cazzo. Arrivati alla prima tappa e siamo vista dall'alto delle risaie. Adesso vediamo se riusciamo a farci una passeggiata verso il basso e vi faccio vedere un po' meglio. Ok, si può dire secondo me che comunque non è ultra verde il terreno, a parte che lo stanno anche sfalciando in questo momento e il clima, il sole non è che è proprio bello brillante per risaltare il verde, però lo stesso è qualcosa di veramente figo. C'è il signore lì che sta tagliando l'erba, cascatine, qua rivolo d'acqua, ci sono un paio di carpe in mezzo a quei due laghetti lì. Non sarà forse una delle più famose che trovate su Google o su TripAdvisor, però di sicuro è una cosa stupenda. Traviette strette in mezzo al verde, i fiori di loto, la cascatina, tutto in mezzo alla natura e alla rigogliosità che comunque c'è, perché ce n'è in abbondanza. Veramente veramente figo. A parte però c'è il problema di Madonna, e poi si va su, morto su. Porta capo. Mi sa che siamo arrivati a una delle terrazze. Ma se tipo gli tagli la corda e casca? Le risaie molto popolari da queste parti, vista l'abbondanza di fiumi e anche le colline sono benché abbondanti. Praticamente per la piantagione e la cultura del riso ci vogliono all'incirca dai 3 ai 6 mesi, che vanno da una fase preliminare di allagamento e piantagione per poi continuare la germogliazione, e appena le spighe cominciano a diventare dorate, allora lì piano piano iniziano a defluire la quantità di acqua in cui erano immerse, per poi sì facilitare il raccolto e anche per evitare proliferazione di batteri, insetti, muffe, funghi e cose che potrebbero giustamente andare a danneggiare la piantina. Bene, adesso che ci siamo un po' ripresi, ci siamo asciugati un attimo la maglietta, è ora di ristonfarla di nuovo, fare il percorso a ritroso e andare verso la prossima meta, che non so semplicemente quale sarà, perché gli abbiamo dato un po' di carta bianca ai ragazzi col motorino e abbiamo detto: ascolta, se fin là in fondo è troppo distante, non ci si riesce ad arrivare, noi comunque un po' l'area la vogliamo visitare, almeno già che siamo qua in zona un po' più a nord di Ubud. Metodi convenzionali per asciugarsi un attimo la fronte. Siamo stonfi, cioè, guarda, lucido, color perla o color pirla anche. Ok, siamo arrivati nella prossima meta di oggi, che è questo bellissimo tempio, veramente stupendo. Giustamente dobbiamo indossare i teloni. Con la strada già che avete visto prima, in mezzo alla foresta, su e giù, sali e scendi, e questo è proprio un pezzo di verde con laghetti e tutto, è stupendo. E mi ha detto il pilota Valentino Rossi, il mio, che puoi pescare. Qui si può pescare, è impressionante, figo. Il tempio si chiama Pura Gunung Kawi Sebatu, è un antico tempio immerso, come potete benissimo vedere, in mezzo alla natura, e secondo la derivazione del nome dice Gurung significa montagna, Kawi scolpito o fatto, e Sebatu è il nome del villaggio invece dove si trova appunto questo tempio. Molto importante questo tempio appunto perché si dice che le acque super naturali e pulite che ci sono nella zona vengono utilizzate dai religiosi, dalla cultura balinese, come rito di purificazione dell'anima e dello spirito. Ah, ok. E qua giustamente, se c'è la purificazione del corpo e della natura, dell'anima, ci sono i bagni, puoi farti il bagno, cioè ti noleggi le cose che ci sono qua e ti puoi fare tranquillamente il bagno aspetta che non spio nessuno, nelle
piscine naturali che ci sono. Comunque stiamo cercando di farci un po' di cultura. Abbiamo scoperto che praticamente c'è la zona iniziale al di là del cancello da dove si entra, che praticamente funge da zona per le danze, per il ritrovo e tutto quanto. Invece poi, passati i portoni che si trovano bene o male all'ingresso di quasi ogni tempio, passati questi ci si trova la zona delle campane, con anche zone per i rituali e per le offerte e così, che quindi diventa il secondo step all'interno del tempio. Mentre poi da questo, seguito da una scalinata, si trova l'ultima parte del tempio, nella quale i fedeli vanno proprio a pregare e giustamente sono ovviamente chiusi al pubblico, perché non si sa poi con i turisti come va a finire, e giustamente se poi è solo per i fedeli bisogna preservare in un certo modo anche la cultura e la religione loro, che va giustamente rispettata. Comunque adornato tutto quanto da ghirigori e statue, e la maggior parte delle statue, se hanno una forma di quasi bestiale, tra virgolette, sono comunque tutte divinità, però fungono a diversi scopi, ovvero ci sono quelli un po' più tipo bestiali, dragoni o troll, non so come spiegarli, che sono per la protezione, per la salvaguardia, mentre poi all'interno ci si possono trovare Vishnu e altri dei invece rappresentati, come si può vedere da quelli lì molto probabilmente, che sono rappresentati molto meglio e molto più decorati, che invece sono proprio le divinità vere e proprie, che servono appunto per essere pregati, in un certo senso, non so come spiegarlo. Però è molto interessante questo fattore a 3 step, in modo che ci sia come una, a seconda di ogni step che prendi ti lasci sempre indietro qualcosa per arrivare all'ultimo, dove invece sei puro e sereno. E questo tempio inoltre è circondato, appunto come dicevo prima, da sorgenti purissime, e penso di non aver visto un'acqua del genere nemmeno alle Maldive, cioè di un cristallino da fare impressione. Ci lasciamo alle nostre spalle l'entrata del tempio per invece dirigerci verso questo che penso, come dicevo prima, che viene utilizzato per le danze. Adesso direi che invece ci possiamo recare un po' verso il laghetto e poi andare verso la prossima meta di oggi. Cosa ne pensi? Ci sta. Ah, questa dici che... com'è che si chiamava? Perché visto che Thomas è appassionato di divinità di tutto il mondo e tutto quanto, così può bestemmiarle un po' meglio. Scherzo. Lascio a lui, cioè io mi prendo il reparto storia e lascio a lui il reparto divinità. Devi Saraswati. Devi Saraswati. Credo che sia Devi. Devi Sarasvati. Credo che pronunci la di più avuto. Non lo so neanche io. Guarda i pesci, guarda tutti i pesci. Oh raga, mi son cacato sotto. Mi son cacato un botto. Proprio tanti pesciolozzi. Quello mi sa che sui 2 kg di cena te li fai, Che belle, non avevo notato ci fossero le ranocchie là, sinceramente. Non l'avevo notato, avevo guardato la statua che era bellissima. Sono fontane che gli hanno tappato la bocca. Boia, questi sì sono grossi. È che si vede poco e niente perché c'è il riflesso, però se passano qua sotto, cioè questi sono grandi, sì. E c'è una paperella. Quanto te la rischi a farti succhiare il pipo da un pesce? No. No? No, dai. Per il content. Ciao qua. Ciao. C'è un'altra. Ok. Tempio fatto. Cosa ho perso? Gli occhiali. Tempio fatto, adesso è ora di riprendere sullo scooterino e andare da non si sa dove. Loro ci portano e poi non scopriamo una volta arrivati, quindi va bene così. Dopo 2 ore di motorino ho il culo completamente piatto, fa un male indecifrabile, e adesso siamo arrivati a Pura Ulun Danu Beratan, che è sulle sponde del lago, ed è spettacolare. Cioè c'è passato tanto tempo, però ne è valsa la pena. È un posto gigantesco
sulle sponde del lago varie architetture dedicate a varie, ovviamente, divinità. Risale al XVII secolo le ultime costruzioni, ma i reperti che sono stati trovati più vecchi nella zona, su cui poi si è fondato anche tutto il resto, sono del 300 a.C., qualcosa del genere, quindi assolutamente puramente storico. E ci abbiamo le due guide qua davanti che giustamente per loro è gratis e quindi si stanno facendo un bel giretto e se lo godono. Allora, piccola recensione al volo, ci si può anche vestire tipicamente per farsi la foto davanti per Instagram e tutto quanto. C'è 1,5 tonnellate di turisti, il che ci sta comunque perché il posto è una figata, è veramente bello e è una di quelle cose che se vieni a Bali almeno uno dei due, perché c'è un altro molto simile in un altro lago, uno dei due li devi fare. Però ciò non toglie che intanto fa freschetto e si sta da Dio. Sì. Speriamo che non venga giù pioggia, perché siamo 2 ore di motorino dall'albergo e quindi se comincia a piovere ce l'abbiamo nel culo. Ci godiamo un po' questo, probabilmente adesso andiamo anche a mangiare tappina, bagno e tutto quanto, perché prima di ripartire serve assolutamente. Già in motorino mi stavo addormentando, cioè, c'era un attimo ero tipo ma se lasciassi la presa. Setengah bahkan tadi mati. Tadi udah dapat. Salve a tutti ragazzoni. Abbiamo finito il nostro giro principale per oggi, non ho registrato in scooter perché comunque era 1 ora e 40 e preferivo essere concentrato a tenermi su, anche perché poi ha cominciato a piovere e quindi un po' tra mettersi su cappottino e robe non me la sentivo di far casino e tutto. Comunque siamo passati in mezzo a strade belle, ampie, in mezzo alle foreste e tutto quanto, come anche stradine dove se sei 2 persone, una che va in una direzione e una che va nell'altra, facevi una fatica mostro a passare già a piedi. Loro ci passavano con lo scooter. Comunque è stato molto figo, alla fine pensavamo di spendere un po' di meno, un po' ci abbiamo speso, però ci siamo fatti fare, cioè abbiamo fatto quel cazzo che volevamo per tipo 7 ore di fila. Tutto abbiamo speso 350.000 rupie a testa, che tradotte sono tipo 20 euro, giù per di là. Adesso l'unica roba che direi è doccetta, ci riposiamo un attimino, anche perché a star su con lo scooter c'ho crampi al culo e le gambe dappertutto, c'ho pezzi di nero, cioè se mi gratto la fronte viene via nero, non so perché. Ci vediamo dopo quando andiamo un po' a mangiare, forse facciamo anche stasera il palazzone con la festa del drago. Se non la facciamo stasera non la facciamo. Esatto, quindi ci vediamo dopo con la festa del drago. Oggi direzione del tempio più grande di tutta Bali e finito quello ti battezzano. E intanto che il nostro amico sta sbucciando la papaya, fuori sta diluviando.